Oggi prepariamo una delle ricette più semplici e amate della cucina italiana, la bruschetta al pomodoro. Pochi ingredienti, ma di altissima qualità. Il basilico è appena raccolto dalle mie piante, più fresco di così non si può. Il suo profumo farà davvero la differenza. Con pochi ingredienti genuini realizzeremo una bruschetta dal sapore autentico. Per questa ricetta utilizzo un ottimo pane di Altamura, uno dei pani più famosi d'Italia. Grazie alla sua crosta croccante e alla mollica compatta è perfetto per la bruschetta, perché rimane fragrante anche dopo essere stato condito. Ancora oggi la bruschetta al pomodoro rappresenta uno dei migliori esempi della cucina italiana. Pochi ingredienti semplici, ma di qualità, capaci di creare un piatto conosciuto e amato in tutto il mondo. Taglio i pomodori prima a metà. Poi ricavo delle fette dello stesso spessore e infine piccoli cubetti regolari. Cercare di mantenere una dimensione uniforme permette di distribuire il condimento in modo omogeneo su ogni fetta di pane. È interessante sapere che la bruschetta originale non prevedeva il pomodoro. Questa versione è arrivata soltanto molti secoli dopo, quando il pomodoro, importato dalle Americhe nel Cinquecento, iniziò a diffondersi nelle campagne italiane e diventò uno degli ingredienti simbolo della nostra cucina. Ed ecco tutti i pomodori pronti. Aggiungo il sale, che inizierà lentamente a far uscire tutta la naturale dolcezza e i succhi del pomodoro. Un buon olio extravergine di oliva è fondamentale. In una ricetta così semplice, ogni ingrediente deve essere di grande qualità. Mescolo delicatamente dal basso verso l'alto per non rompere i cubetti di pomodoro e lascio che tutti i sapori iniziano ad amalgamarsi. Taglio gli spicchi d'aglio a metà, nel senso della lunghezza. In questo modo rilasceranno meglio il loro aroma quando verranno strofinati sul pane caldo. Faccio tostare le fette sulla griglia fino a quando compariranno le classiche righe della piastra. Il pane dovrà risultare croccante all'esterno, ma ancora morbido all'interno. Se lo premi leggermente con un dito, sentirai subito questa differenza di consistenza. Ecco il risultato perfetto: una superficie ben dorata e una tostatura uniforme. Mentre il pane è ancora caldo, strofino delicatamente l'aglio sulla superficie. Il calore aiuta a rilasciare tutti gli oli essenziali dell'aglio, senza renderlo troppo intenso. Se noti che lo spicchio dopo un po' non scorre più facilmente sul pane, è sufficiente sostituirlo con uno nuovo. La bruschetta ha origini antichissime. Il suo nome deriva dal verbo romano bruscare, che significa abbrustolire.
I contadini del centro Italia erano soliti tostare il pane direttamente sulle braci e condirlo semplicemente con olio extravergine e aglio. Nel frattempo i pomodori hanno già iniziato a rilasciare il loro prezioso succo. Soltanto adesso aggiungo il basilico, spezzandolo rigorosamente con le mani. Il coltello infatti tende ad ossidare le foglie, mentre spezzandole si conserva molto meglio il loro profumo. Un'ultima mescolata e il condimento è pronto. Distribuisco generosamente il pomodoro su ogni fetta. La bruschetta deve essere ricca, colorata e abbondante. Adesso aggiungo anche il succo che si è formato nella ciotola. È proprio questo condimento che renderà ogni morso ancora più saporito. Completo con qualche foglia di basilico fresco. E aggiungo qualche granello di sale grosso sul tagliere esclusivamente per la presentazione, un piccolo dettaglio estetico che valorizza ancora di più il piatto. La nostra bruschetta al pomodoro è finalmente pronta. Adesso facciamo la prova dell'assaggio. Vediamo un po' come sono venute. Prendo questa.
Allora, vediamo. Incredibile. Buonissima. Un caro saluto, ragazzi.